ancora una volta sono qui e ancora una volta a parlare di scambiatori di calore. È un argomento che mi interessa particolarmente e, devo dire la verità, è un argomento sul quale ci vengono poste tantissime domande. Una di queste è relativa al famoso fattore di sporcamento o fouling factor. Cosa si intende per fattore di sporcamento? È praticamente un coefficiente di sovradimensionamento che viene utilizzato per dimensionare gli scambiatori di calore in modo da lasciare un margine di sovradimensionamento sulle condizioni di progetto originali. Ebbene, questo fouling factor o fattore di sporcamento è differente come valore a seconda che si parli di scambiatori a fascio tubiero o scambiatori di calore a piastre o scambiatori di altro tipo. Perché? Perché sostanzialmente abbiamo dei moti all'interno degli scambiatori che sono nettamente differenti. Tipicamente i valori di uno scambiatore a fascio tubiero sono di quest'ordine. Viceversa, sugli scambiatori di calore a piastre abbiamo un ordine di grandezza di 10 volte inferiore. Vi chiederete il perché. Il perché è presto detto. In sostanza, il moto dei fluidi all'interno di uno scambiatore di calore a piastre è molto più turbolento rispetto a quello che si ha in uno scambiatore a fascio tubiero. Di conseguenza vi è un maggior trasporto di eventuali particelle di sporcamento che vengono trascinate dal fluido e quindi necessitano di un minor coefficiente di sovradimensionamento. C'è anche un altro motivo molto pratico, diciamo che uno scambiatore a fascio tubiero una volta costruito e realizzato non ha possibilità di espansione e quindi quello deve rimanere. Viceversa, uno scambiatore di calore a piastre di tipo ispezionabile, come ben sapete, è ampliabile, quindi posso aggiungere piastre. Di conseguenza, se per caso dovessero cambiare le condizioni a contorno, quindi le condizioni di progetto, oppure i fluidi che passano all'interno dello scambiatore non sono puliti come da progetto o come da previsione, a quel punto abbiamo la possibilità di ampliare il numero delle piastre e quindi di ampliare il sovradimensionamento o addirittura le prestazioni dello scambiatore stesso. Spero di essere chiaro, ma sul nostro blog potete trovare delle spiegazioni, se volete, molto più approfondite e tecniche su questo argomento.